Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 3. USAP. Sentì il cuore stringersi per la relativa paura. Dopotutto era naturale che reagissi in questo modo, visto che stavo viaggiando verso una meta sconosciuta e piena di sorprese. Anche se Cesare aveva l'esperienza di un viaggio precedente, che mi risultava essere stato in condizioni più difficili, erano passati 2 anni da allora e nessuno sapeva cosa sarebbe potuto accadere nel frattempo. Questa lunga pausa è stata necessaria per progettare tecnologicamente alcuni importanti cambiamenti sia nella logistica di viaggio, sia in altri dispositivi di misurazione e controllo, progettati appositamente in base ai risultati della prima spedizione. Cesare è stato molto sobrio nel descrivere quella spedizione e ciò che avrei visto all'altra estremità del tunnel, il che non è stato rassicurante. Tuttavia, capii subito che lo faceva per rendere la mia sorpresa più grande possibile, ma riconosceva che l'elemento dell'imprevedibilità è molto importante in un'impresa del genere e che, dal punto di vista probabilistico, potevamo aspettarci eventi e scoperte straordinarie. Come era naturale, prima di lasciare la base segreta Alpha, avevo firmato un contratto altamente riservato e anche un contratto di assunzione dei rischi. Ma non sono sicuro che l'avrei fatto se non avessi mai incontrato Cesare. Un anno prima, dopo il suo ritorno dalle spedizioni nei 3 tunnel, mi aveva raccontato gli aspetti principali delle sue scoperte, ma alcune cose non me le aveva dette perché rientravano in una speciale categoria di segretezza. Anche nella situazione attuale, in cui avevo accesso ai segreti più importanti grazie a un protocollo firmato, Cesare mi spiegò che non poteva darmi alcuni dettagli sulle spedizioni attraverso gli altri 2 tunnel, perché non ero un ufficiale del dipartimento, e i segreti erano segreti militari di alto livello. Inoltre, l'appendice del contratto che ho firmato specificava il mio accesso a una certa categoria di segreti solo per la missione che stavo svolgendo. Tuttavia Cesare mi disse che era molto probabile che avrei partecipato anche alle spedizioni successive, poiché c'erano alcuni interessi acquisiti in questa direzione. Tecnologia eccezionale. In quel momento però ero molto più preoccupato di ciò che sentivo e vedevo durante il viaggio che era iniziato. Per uno strano tipo di riflesso, l'atmosfera della cabina piuttosto spaziosa in cui eravamo seduti sembrò riempirsi di una luce color indaco. Era senza dubbio un effetto della luce del tunnel, ma era molto rilassante e distensivo per la psiche. Se a un certo punto sentite che questa luce vi dà fastidio, possiamo compensarla con i limitatori di opacità del veicolo, mi ha detto César. Ha impostato la rotta con il pilota automatico e si è appoggiato al sedile molto comodo. Guardai di lato per valutare meglio la velocità e mi resi conto che era piuttosto elevata. Guardai l'indicatore sul cruscotto, che riportava annotazioni sia in miglia che in chilometri all'ora, e vidi che la velocità era impostata a 125 chilometri all'ora. Mi sembrò che stessimo andando così veloci che provai un leggero accenno di panico, ma Cesare mi rassicurò immediatamente. Dopo il nostro ritorno dalla spedizione 2 anni fa, ci sono stati diversi mesi di intenso feedback con i laboratori di ricerca e progettazione che lavorano per il Pentagono. Noi fornivamo i dati registrati e comunicavamo ciò che non andava bene o non andava affatto, e loro tornavano con altre soluzioni. In breve tempo siamo arrivati alla versione finale, che ha corretto le carenze e gli effetti spiacevoli sperimentati durante il primo viaggio. Tra l'altro, questo veicolo è stato ampiamente riprogettato e dal punto di vista tecnologico è stato notevolmente arricchito. Hanno studiato diverse varianti di viaggio nelle condizioni che abbiamo descritto e sono giunti alla conclusione che, per le dimensioni di questo tunnel, la velocità di crociera ottimale è di 125 km all'ora. Ma la macchina può viaggiare a più di 200 km orari.
È progettata in modo tale che sui pendii lineari delle valli o delle colline che avete osservato che il tunnel presenta, la velocità di crociera per rimanere costanti. In pratica, il veicolo è completamente automatizzato. Dovevo ammettere che si trattava di una meraviglia tecnica che sfruttava appieno le conoscenze e i materiali utilizzati nell'industria spaziale. Non ne sapevo molto di queste cose, ma potevo dire con certezza che la gente comune non avrebbe visto presto veicoli del genere per le strade. Caesar mi spiegò che nessun aspetto era stato trascurato. Flusso d'aria aerodinamico sulla carrozzeria, sistemi di guida laser ridondanti, sistemi di controllo dei parametri atmosferici esterni, pressurizzazione della cabina e rifornimento di ossigeno, e persino un sofisticato sistema per mantenere artificialmente in vita il veicolo per un certo periodo di tempo, in caso di incidente grave. In quell'occasione ho appreso che anche i sistemi di sicurezza in caso di incidente erano molto sofisticati. La novità consisteva nel fatto che, oltre agli airbag interni, era stata progettata una serie di sacchi molto robusti da aprire sui lati della vettura, che si aprivano automaticamente quando si attivavano i sensori di un impatto imminente. Dopo aver appreso tutto questo, mi sono sentito più sicuro e ho iniziato a pensare che il tempo che avrei trascorso in relax con Cesare nel veicolo elettrico avrebbe potuto essere utilizzato in modo costruttivo per rispondere ulteriormente ad alcune domande e questioni che non mi erano del tutto chiare. Cesare fu subito d'accordo. Il viaggio durerà poco meno di 2 giorni, tenendo conto delle pause per dormire e mangiare, mi ha detto. Abbiamo tutto il tempo necessario. Ero molto soddisfatto e uno stato di intenso buon umore riempiva la mia mente e il mio corpo. Stavo per iniziare il primo argomento di discussione quando la voce del computer di bordo annunciò che tra 5 chilometri avremmo raggiunto il Waypoint 1. Guardai Cesare con aria interrogativa. Nella prima spedizione eravamo più numerosi e i mezzi di trasporto non erano molto efficienti, iniziò a spiegare. Inoltre, i veicoli avevano un'autonomia massima di 400 chilometri. Certo, erano veicoli militari ben equipaggiati, ma erano alimentati da batterie appositamente progettate. Per questo motivo abbiamo dovuto selezionarne un certo numero per trasportare solo batterie di riserva. Abbiamo creato delle stazioni intermedie lungo il percorso, di lasciare batterie di ricambio per il viaggio di ritorno e scorte di cibo. Quando siamo partiti dalla sala di proiezione, eravamo una carovana di 17 auto, 8 delle quali erano destinate solo a questo scopo. Seguivano dietro di noi e costituivano le stazioni di rifornimento, dopodiché tornavano a turno alla sala di proiezione. Alla fine sono rimasti i 9 veicoli principali della spedizione. Ok, ho detto con stupore, ma le stazioni sono ora rifornite di carburante. Ci sono abbastanza batterie. Non ne abbiamo più bisogno. Questo nuovo tipo di veicolo è alimentato da una batteria atomica. Riuscite a crederci? Cesar sorrise, aspettando la mia reazione. Ero davvero molto sorpreso. Se gli americani avevano dosato una simile tecnologia, quali altre sorprese avrei potuto aspettarmi? Allo stesso tempo, pensavo a quale grado di arretratezza e disinformazione fosse tenuta la popolazione, lasciata a credere che il petrolio continuasse a essere la soluzione energetica di base. Ma la voce di Cesare interruppe il mio pensiero. E il processo utilizzato è la fusione atomica fredda. Ho sgranato gli occhi per la meraviglia. Era come visitare un altro pianeta. Lo so, è triste rendersi conto che il mondo viene deliberatamente tenuto in una profonda ignoranza. Molti di coloro che sono consapevoli della manipolazione anche aggressiva delle persone la vedono come una maledizione per questo pianeta, ma si sbagliano profondamente. Pensando in questo modo, non solo limitano drasticamente se stessi, ma possono addirittura provocare una dispersione a catena del pensiero negativo, da cui abbiamo solo da perdere. È una sorta di epilogo, di resa. Ma il destino di questo pianeta è diverso e le trasformazioni che presto avverranno renderanno le cose molto più chiare. Cesare smise di spiegare per passare al controllo manuale. Spiegò che questa operazione era necessaria quando si passava davanti a un punto di rifornimento fisso, per essere più sicuri in caso di manovra improvvisa. Casse di cibo e altri beni di prima necessità erano sistemate ai lati del tunnel, restringendo leggermente l'accesso.
Anche se la velocità di marcia rallentava in quei punti, era comunque necessaria una precauzione in più. Vidi che le casse erano disposte simmetricamente su entrambi i lati del tunnel, disposte con cura. Notai subito due lampeggianti di colore arancione accanto ad esse. Mi ricordai allora della distorsione spaziale e del fatto che apparentemente stavamo viaggiando su un percorso virtuale. Non riuscivo a spiegarmi come fosse possibile che si mostrasse con tutte le modifiche che aveva subito, che sono stati gestiti, cioè i waypoint e i radiofari. Come al solito, Cesare ha colto immediatamente il mio pensiero. Non è questo il problema principale. Naturalmente, se questo tunnel fisico attraverso il quale stiamo viaggiando appare e scompare, deve comunque avere una memoria intrinseca e quindi ricorda tutte le modifiche che gli vengono apportate. Vi ho detto che non conosciamo ancora il processo che rende possibile questa strana manifestazione di sé, ma l'intuizione degli scienziati è che sia in qualche modo legato al materiale molto speciale che riveste la sua superficie. Senza dubbio c'è un qualche tipo di interazione sottile che non percepiamo, un fenomeno enigmatico che viene innescato da una tecnologia altamente avanzata. Le incognite sono molte. Il destino dell'umanità. Superammo il primo punto fermo e ora la galleria si estendeva di nuovo, perfettamente chiara davanti a noi, irradiando quella misteriosa luce indaco. Cesare aveva nuovamente attivato il pilota automatico dell'auto, che nel frattempo era tornata alla velocità di crociera. Dopo aver effettuato un controllo audio e video con gli altri due veicoli dietro di noi, distanti circa 1 chilometro, Cesare si sistemò nuovamente sul sedile ergonomico. Colsi l'occasione per chiarire l'argomento già avviato. Si riferiva ai futuri eventi catastrofici menzionati nell'Apocalisse? Ho indirizzato la discussione su ciò che mi preoccupava da tempo. Dopo il ritorno dalla prima spedizione, 1 anno fa, Cesare mi aveva detto alcune cose sul futuro dell'umanità che mi avevano profondamente stupito. Anche se il suo racconto era straordinario, sentivo che c'erano molti altri aspetti da chiarire, che lui aveva evitato di dirmi. Inoltre, all'epoca, mi fu chiesto di non scrivere o parlare di ciò che mi era stato detto. Ero quindi interessato a scoprire quanto più possibile su questo argomento. È possibile che si verifichino alcuni eventi catastrofici, persino cataclismi a livello planetario, che porterebbero a una necessaria trasformazione della percezione e della mentalità delle persone. Ha risposto: possiamo aspettarci realtà di questo tipo e penso che sospettiate che non siano affatto in grado di deliziare i malvagi e i perversi, soprattutto perché il tempo sembra ridursi. Certo, me ne sono reso conto e ho anche letto alcuni commenti sull'argomento. Ho capito che il fenomeno è strettamente legato alla natura soggettiva del tempo. A quanto pare, ora ho meno tempo per le stesse attività e nelle stesse condizioni che svolgevo qualche anno fa, ma non saprei dire chiaramente perché. Cesare annuisce con approvazione. Ci sono diverse cause che contribuiscono a questo fenomeno molto importante, che non va trascurato. Tra l'altro, l'accelerazione del tempo è anche legata a questo particolare periodo degli anni 2000, che per decenni e addirittura per centinaia di anni è stato mentalizzato da centinaia di milioni di persone come un momento apocalittico di fine epoca. Ma da un punto di vista spirituale, una possibile manifestazione apocalittica deve essere vista come un momento di profonda trasformazione della natura umana, un passaggio dal male al bene, in modo che il pianeta si volga in una direzione chiaramente benefica. Per ora, come è facile rendersi conto, c'è per lo più una marcata tendenza a regredire, ad amplificare il male, la perversione. E se questa situazione si è trascinata fino ad ora, sta per arrivare il momento della scadenza, quando gli enormi accumuli karmici negativi potranno portare a compensi commisurati alle persone che li hanno realizzati. Da questo punto di vista posso dirvi che possono essere piuttosto sconvolgenti e spaventosi per molti. Tuttavia, come ben sapete, si tratterebbe solo di un ripristino dell'equilibrio iniziale, una purificazione assolutamente necessaria nell'economia dell'area dell'universo in cui ci troviamo. Ho sentito un brivido lungo la schiena. Nessuno vorrebbe trovarsi nell'incertezza e tutti vogliamo vivere il più a lungo possibile per godere di una vita meravigliosa. Eppure,
In questi tempi tutto sembra diventare instabile, incerto, soggetto a transizioni e spesso anche a fallimenti. Sapevo da Cesare che l'atteggiamento più appropriato in una situazione del genere era quello di essere l'esatto opposto dei pensieri e dei sentimenti piuttosto oscuri che mi stavano mettendo alla prova. In altre parole, di essere ottimista, attivo, positivo nel pensiero ed energico nell'azione. Ora che lui era al mio fianco, mi sembrava di poter trovare risorse sufficienti per tutto questo. Ma poi cosa avrei fatto? Mi rimproverai, rendendomi conto di aver abbandonato ancora una volta l'atteggiamento giusto, scivolando lungo la china del pessimismo. Sentivo sempre più chiaramente la necessità di trovare rifugio nel pensiero di Dio, nella fiducia e nell'abbandono totale a Lui. Anche se non comprendevo ancora questo mistero apparentemente insondabile della creazione, cominciavo a percepire sempre più in me stesso, proprio come mi aveva spiegato Cesare, qualcosa che andava al di là di tutto ciò che esisteva, qualcosa su cui potevo contare completamente, qualcosa che mi appariva come una soluzione a tutti i miei problemi e alle mie incertezze. Era solo un barlume lontano, eppure che gioia mi dava. Era l'unica certezza che cominciavo a sapere non sarebbe mai scomparsa. Così incoraggiato, chiesi a Cesare quando pensava che tutto questo sarebbe iniziato ad accadere e se questi eventi sarebbero stati correlati alla seconda venuta di Gesù. La sua risposta mi ha fatto sorridere, perché era in un certo senso una conferma dei miei stessi pensieri. È la domanda che preoccupa la maggior parte delle persone. Naturalmente Dio Padre è l'unico a conoscere questo momento, come si legge nelle opere sacre, in particolare nella Bibbia. Su questa base possiamo anche affermare che quando Dio riterrà il momento giusto, Gesù riapparirà nella gloria. In realtà, da alcuni accenni che mi aveva fatto un anno fa, sapevo che era ben consapevole di come si sarebbero svolti gli eventi in un futuro relativamente prossimo. Probabilmente per grande modestia o forse per precauzione di non turbarmi psicologicamente, preferì non accennare più a nulla al riguardo. Cesare fece una pausa e sentii che stava pensando a qualcosa in particolare, scegliendo le parole per esprimersi meglio. Molto presto vi racconterò di alcuni eventi straordinari che sono direttamente collegati a ciò che abbiamo scoperto all'altra estremità del tunnel. Vi sorprenderanno, ma vi faranno anche molto piacere. Anche voi vorrete viverli, ma questo dipenderà in larga misura da voi. Avete solo bisogno di un po' più di pazienza. La mia attenzione era tesa al massimo. Chiesi rapidamente per non perdere il filo dell'argomento precedente, sperando in questo modo di ottenere maggiori informazioni. Cosa intende per venuta nella gloria? E come vedremo Gesù allora? Quello che dovete sapere è che questa seconda venuta di Gesù si realizzerà attraverso la materializzazione sul piano fisico e quindi non sarà una nascita come quella di 2000 anni fa. Questa volta sarà davvero una venuta nella gloria, una materializzazione. E questa venuta si realizzerà attraverso una manifestazione spirituale planetaria nella gloria divina. Sarà il contrario della partenza del Salvatore da questo mondo. Se i testi biblici parlano dell'ascensione al cielo, la seconda venuta di Gesù riguarderà ora una riapparizione nella gloria in cielo, e poi la sua discesa e la sua permanenza per un certo tempo sul nostro pianeta. Siate certi che, per quanto surreale possa sembrare agli atei, ai superficiali o ai disinformati, questo sarà un momento epocale per l'intero pianeta. Ma i tempi della seconda venuta restano un mistero e non sono noti nemmeno a Gesù, ma saranno decisi solo da Dio Padre. In un certo senso, è come quando ci prepariamo ad accogliere nella nostra casa una persona straordinaria, la cui presenza sappiamo in anticipo che ci emozionerà profondamente. Per questo è necessario essere preparati e purificati, aperti, con una mente vigile, capace di accogliere i messaggi spirituali che questa persona ci offrirà. Anch'io mi sono chiesto più volte come accogliere al meglio questa seconda venuta di Gesù, ho detto. A parte il fatto che, se saremo ancora vivi in quel momento, sarà forse l'evento più significativo della nostra esistenza, credo che la vera domanda sia come ci prepareremo a questa venuta. Anzi,
alla fine è l'aspetto più importante, perché riguarda la capacità stessa dell'uomo di realizzare un grande salto spirituale nella sua evoluzione. Se continua a rimanere chiuso nei suoi egoismi e si aspetta di ricevere tutto da Dio e da Gesù senza fare alcuno sforzo, immaginando che la venuta di Gesù inneschi automaticamente la sua salvezza e la sua disumanizzazione, allora si sbaglia profondamente. Molti pensano in questo modo, ma devono prendere coscienza che così. Come si dice, Dio li dà, ma non li mette in un sacchetto. A questo punto sono intervenuto con la seguente osservazione. Da quello che ho visto, la maggior parte delle persone si lamenta di riuscire a malapena ad affrontare i problemi e le difficoltà di oggi e di domani. Come possono capire la necessità di un impegno spirituale in queste circostanze? Caesar mi spiegò che in realtà le persone sbagliano a identificare le loro priorità nella vita e quindi anche i loro sforzi e le loro energie sono mal indirizzati. Problemi di vita e soluzioni mature. Per alcune persone, se non avessero problemi nella vita, la loro evoluzione ristagnerebbe. Bisogna capire che per coloro che non vogliono seguire un percorso spirituale, l'esistenza di problemi o crisi esistenziali li spinge a porsi volentieri delle domande, a mobilitarsi, a uscire dal loro letargo e quindi a progredire. Ok, ma questo significa che è necessario lasciare irrisolte le questioni per fare progressi? Chiesi infastidito. Cesare sorrise. Certo che no. Spesso pensano che la situazione difficile che stanno affrontando sia senza speranza, ma l'insorgere dello sconforto o della disperazione è in realtà il loro peggior nemico. Ecco perché dovreste sempre evitare di lasciarvi sopraffare da questi stati d'animo negativi. Non avete mai notato che l'atteggiamento o lo stato d'animo che scegliete può determinare proprio l'aiuto di cui avete bisogno? Se l'atteggiamento di una persona è fiducioso, stentoreo e persino ottimista, nonostante l'apparente sfortuna che l'ha colpita, allora l'aiuto può essere invocato e il problema è risolto. Purtroppo molti non trovano la forza di farlo e rinunciano alla lotta prima ancora di iniziare. Abbiamo riflettuto in silenzio per un po'. Potrebbe essere difficile però, mi sono detto. Come si può mantenere questo atteggiamento interiore? Attraverso i pensieri e gli stati che generate in ogni momento. Non è così difficile, a patto di prestare attenzione e perseverare. In questa pratica, non disperare mai. Tutti coloro che pensano che il problema che stanno affrontando non abbia soluzione sembrano ignorare una verità fondamentale. Ciò che pensano è esattamente ciò che sta accadendo nella loro vita. Pensando di non avere speranza, si negano la possibilità di ricevere in vari modi l'aiuto che avrebbero potuto ricevere se avessero pensato diversamente. Sembra quasi incredibile, ma l'atteggiamento giusto attira le energie giuste che possono cambiare radicalmente una situazione di vita difficile. Se le persone pensano in modo negativo, però, la soluzione al problema non apparirà, perché sono loro stesse a bloccarla. Ma forse è il destino che crea una brutta situazione nella vita di un uomo, ho detto. Se deve pagare per questo problema, credo che sarà molto difficile per lui cambiarlo. Prima ancora del destino o di altri aspetti che ostacolano una vita armoniosa, spesso sono le persone stesse che, con il loro atteggiamento, generano uno stato negativo, tanto che la situazione diventa grave. Certo, potrebbero dire che una volta che hanno un problema, devono anche creare un atteggiamento costruttivo. Ma se volete davvero essere aiutati e contare sull'aiuto delle forze divine, allora dovrete generare questo atteggiamento corretto. Ciò comporterà la possibilità di essere aiutati spesso in modo del tutto inaspettato. In teoria hai ragione, l'ho apprezzato, ma non dimenticate che chi ha grandi problemi e difficoltà è già molto confuso e disorientato. Spesso non riescono ad apprezzare correttamente nessuna situazione. Questo accade perché semplicemente non riescono a liberarsi dell'idea che stanno affrontando un grosso problema, ha spiegato Cesare. La situazione difficile che si può affrontare nella vita genera una certa tensione in quella persona. In varie situazioni questa tensione può diventare creativa
e innescare apparentemente per caso una risposta o un'intera serie di soluzioni che possono fornire la soluzione finale al problema o alla crisi esistenziale. Ho chiesto a Cesare cosa fare per identificare un tale momento. È fondamentale prestare molta attenzione ed essere in grado di interpretare correttamente i segni che appaiono. Per esempio, le parole pronunciate da qualcuno possono avere un significato molto particolare, anche se la persona che le dice non è chiaro a cosa si stia riferendo. Queste parole completano o danno significato al problema che la persona sta affrontando. Chi parla di quelle parole, o a volte la lettura di un brano particolare o persino la visione di un'opera d'arte che ispira, può far nascere una consapevolezza intuitiva di come il problema possa essere risolto. Ma tutto questo è al di fuori della persona che sta affrontando la situazione difficile, è al di fuori di lei. Invece, quella persona può improvvisamente provare un profondo senso di emozione quando tutto questo emerge e si dispiega come un puzzle, fornendo ciò che è necessario per risolvere il problema difficile. Poiché comprendevo bene questi aspetti, ho aggiunto: inoltre, credo che questo ci mostri indirettamente la prova dell'esistenza di Dio, che è onnipresente e onnipotente. Un iniziato che sa questo non si sorprende più di fronte a questi elementi di sincronicità. Cesare annuì: sono lieto che abbiate compreso questi punti importanti, perché proprio i fenomeni di sincronicità che si verificano nella nostra esistenza, che la maggior parte delle persone considera semplici coincidenze o casualità, dimostrano chiaramente che Dio è onnipotente. La sincronicità stessa è, se la guardiamo da un punto di vista iniziatico, la prova che Dio può fare qualsiasi cosa, e i fenomeni di sincronicità sono l'espressione stessa di questa onnipotenza. Se le persone prestassero davvero attenzione, spesso rimarrebbero stupite e sopraffatte dal modo in cui queste risposte, di cui hanno disperatamente bisogno, appaiono in modo quasi miracoloso. Forse, se queste situazioni fossero comuni, la gente ne sarebbe più consapevole, dissi pensieroso. È qui che ti sbagli, rispose Cesare. Questo tipo di aiuto è molto più comune di quanto si immagini, soprattutto quando il problema è molto difficile e sembra essere irrisolvibile a un certo punto. Spesso si può assistere in prima persona a queste risposte, che in realtà sono rivolte a chi sta affrontando dei problemi e ci è vicino. Sì, ma potrebbero non vedere l'opportunità, perché sono molto concentrati sull'insieme mente-corpo che rappresentano. E allora il campo delle soluzioni si restringe. La questione è un po' più delicata, ha detto Cesare. L'uomo non è solo corpo e mente. Ci sono altri aspetti molto importanti che definiscono la sua esistenza, che non possiamo ignorare. Per esempio, il suo respiro, poi i suoi sensi, le sue relazioni e il suo modo di vivere. Tutti funzionano come un'unità. Se qualcosa cambia in una di queste parti, si può essere certi che i cambiamenti nelle altre appariranno molto rapidamente. Tuttavia, un altro elemento è indispensabile e, per renderlo il più chiaro possibile, lo illustrerò come esempio in una storia. Io stesso l'ho imparato dal dottor Chien molti anni fa, durante la mia pratica nella base vicino a B. Ansioso di ascoltare la storia di Cesare, mi sedetti più comodamente sul sedile ergonomico. Guardai attraverso il parabrezza gli inquietanti effetti luminescenti di colore indaco riflessi dal tunnel. Per qualche istante pensai alla situazione in cui mi trovavo, impensabile 2 o 3 anni prima. Stavo viaggiando attraverso uno dei tunnel segreti sotterranei verso un obiettivo nascosto e misterioso, in un altro continente. Facevo parte della sezione più nascosta dei servizi segreti rumeni e stavo parlando con Cesar di varie questioni iniziatico, spirituale, in un veicolo che rispondeva ai più alti standard tecnologici. Ma mi sentivo molto a mio agio e al sicuro con Cesare, che consideravo un vero maestro spirituale e al quale dovevo tutto ciò che era accaduto nella mia vita negli ultimi anni. In fondo, dovevo proprio a lui il cammino di trasformazione ed evoluzione spirituale che avevo intrapreso con esitazione. Mentre stavo riflettendo in questo modo, completamente rilassato e di umore molto piacevole, Cesare iniziò a raccontarmi. Nell'antichità viveva un re la cui vita era minacciata
e che non sapeva cosa fosse meglio fare per difendersi dal pericolo. Dialogò con tutti i suoi consiglieri, ma nessuno riuscì a dargli una soluzione soddisfacente. Sentendo parlare di un vecchio saggio che si era appartato in un monastero sulle montagne, il re decise di recarsi lì per chiedergli consiglio. Il viaggio fu lungo e spiacevole per il re, la cui mente era turbata dall'imminente pericolo che minacciava la sua vita. Quando finalmente raggiunse il monastero, trovò il vecchio saggio che lavorava nel giardino. Si presentò, gli disse perché era venuto e gli ordinò con forza di trovare una soluzione. Tuttavia, il vecchio continuò a lavorare in silenzio, senza nemmeno alzare lo sguardo. Il re si sentì dapprima pieno di rabbia, ma poi cominciò a notare i movimenti calmi e costanti dell'anziano saggio. Alla fine gli chiese se volesse dargli una mano con i lavori del giardino. Il saggio gli fece cenno di prendere un attrezzo vicino e di imitarlo. Così lavorarono insieme per molto tempo in silenzio, fianco a fianco. A poco il re cominciò a godere di ciò che faceva lì e della compagnia silenziosa dell'anziano. La sua mente divenne calma e serena e il suo cuore divenne leggero. All'improvviso, però, un uomo armato saltò oltre il muro del giardino, ma, non facendo abbastanza attenzione, cadde e si tagliò molto profondamente a una mano. Allora il re si tolse subito la camicia, la strappò e fece un turù. L'uomo si gettò ai suoi piedi, ringraziandolo e chiedendo perdono. Il re, stupito, gli chiese: «Perché mi chiedi di perdonarti? Non hai fatto nulla di male». Allora l'uomo rispose: «Perdonami, perché ero venuto per ucciderti». Il re si rivolse sgomento al vecchio saggio, che sorrise e disse: «Come vedi, sembra che tu abbia già trovato la soluzione al grave problema che ti affliggeva. Ecco perché vi dico: non abbandonate mai il cammino verso una soluzione praticabile, per quanto difficile sia la situazione in cui vi trovate. Ma, come avete visto, è ancora necessaria una trasformazione interiore, una comprensione più elevata del problema, affinché possa emergere la soluzione salvifica. In assenza di questa comprensione più elevata, la mente girerà ancora e ancora intorno agli stessi desideri e impulsi egoistici, e la soluzione non può arrivare in queste condizioni. Trovai l'esempio che Cesare mi fece molto eloquente, riassumendo praticamente le nozioni che avevo ricevuto in precedenza. Lo ringraziai con gratitudine e poi gli chiesi di approfondire un po' gli aspetti della mente, dei sensi e del respiro che aveva menzionato in precedenza. Gli confessai che, sebbene avessi letto un po' sull'argomento, le cose non mi erano ancora molto chiare. Avevo bisogno di una sistematizzazione, di un collegamento, di un concetto unitario che collegasse queste nozioni tra loro. Cesare accettò volentieri di sviluppare l'idea, tanto più che lui stesso considerava questo aspetto molto importante per il progresso spirituale dell'essere umano, soprattutto nelle sue fasi iniziali. Il meccanismo deve essere prima compreso. L'anima, i sensi e la mente si influenzano a vicenda. Se certe azioni influenzano l'effetto in un'area, si ripercuoterà anche su altre aree. Di questi tre aspetti sembrerebbe che la mente abbia il primato. Tuttavia, la mente può essere influenzata con un mezzo molto semplice: cambiare il respiro. Intendo la respirazione, ho detto, per essere assolutamente sicuro. Ho letto dei risultati straordinari che si possono ottenere con la pratica yogica della ritmizzazione del respiro. A quanto pare è una vera e propria scienza. Sì, il respiro è fonte di vita e allo stesso tempo molto misterioso. Non si tratta solo di aria. Anche un cadavere è circondato dall'aria, ma non può utilizzarla. Potrei raccontarvi una storia meravigliosa sul respiro, i sensi e la mente, che compare nei testi sacri dell'induismo. Avete letto le Upanishad? No, solo alcuni riassunti che ho trovato nella biblioteca di Elinor, ho risposto. Questa storia è eloquente. Con un approccio metaforico, il testo racconta che a un certo punto scoppiò un'accesa disputa tra la mente, i sensi e il respiro, perché ognuno di loro voleva sapere quale fosse il posto più importante.
Chiesero consiglio a un maestro spirituale, il quale disse loro che la parte più importante è quella senza la quale il tutto non può sopravvivere. Pertanto, concordarono che ognuno a turno sarebbe uscito dal corpo per un breve periodo per vedere cosa sarebbe successo. I primi a lasciare il corpo furono i sensi, ma la vita continuò anche senza di loro. Poi se ne andò la mente e, anche se le cose erano un po' monotone, la vita continuava. Ma quando il respiro volle lasciare il corpo, i sensi e la mente sentirono che anche loro sarebbero stati estirpati dal corpo. Così si sono piegati all'evidenza e hanno riconosciuto il primato del respiro. Sorrisi, pensando a come le cose potessero essere presentate in modo semplice ed eloquente dalla prospettiva della saggezza. Cesare continuò a spiegare, tornando alla questione del respiro. È quindi evidente che la vita è legata al respiro e che esso influenza tutte le nostre attività. Ma per poter svolgere le varie attività abbiamo bisogno di energia e questa energia viene incanalata principalmente attraverso il respiro. Ora è chiaro che il corretto controllo del respiro ha un effetto sulla circolazione sanguigna. Energia tra le parti sottili e quelle più tangibili dell'essere umano. Ho iniziato a praticare le 5 tecniche tibetane della pergamena segreta tibetana, ho detto. Si tratta di tentativi, ma già così mi sono reso conto del potere colossale che si può sprigionare attraverso la respirazione controllata. Qui è molto importante avere una certa continuità, essere persistenti. Se eseguita correttamente e con costanza, la semplice respirazione consapevole può portare a cambiamenti molto interessanti nella struttura dell'essere. Non è necessario eseguire esercizi di respirazione complicati. Ricordate che l'elemento essenziale è il coinvolgimento del pensiero nel processo. Misteriosamente, in queste circostanze, il semplice atto di respirare consapevolmente stabilisce una sorta di ponte verso regni di coscienza e percezione molto più elevati. Ci ho pensato per un po'. Non capivo cosa potesse causare questo cambiamento di coscienza. Cesar me lo ha chiarito immediatamente. Questa misteriosa reazione dipende molto dal modo in cui ci concentriamo sul respiro. Non si può dire che l'equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica non sia importante, ma dal respiro possiamo aspettarci qualcosa di più di un semplice scambio chimico nei polmoni. Le persone sono interessate solo alla cosiddetta chimica del respiro, ma sarebbe auspicabile osservare anche le esperienze che nascono dal controllo del respiro, che può dargli una dimensione inaccessibile all'ossigeno. Cesare interruppe la sua spiegazione quando la voce del tenente Trudeau gli chiese alcuni dettagli tecnici. Guardavo davanti a me la forma sinuosa del gigantesco tunnel, attraverso il quale mi sembrava che stessimo viaggiando ad altissima velocità. La strana luce color indaco, leggermente fosforescente, sembrava avere un'influenza magica su di me, facendomi in qualche modo staccare dalla mia coscienza di veglia e fluttuare parallelamente in una dimensione inquietante. Non vedevo nulla in particolare, ma provavo un profondo senso di sollievo, di libertà e di pace interiore. Allo stesso tempo, ero ancora consapevole, anche se in modo più vago, della realtà circostante, dell'habitat in cui mi trovavo, del misterioso tunnel in cui stavo viaggiando. Tuttavia, questa realtà si affievoluva sempre più, lasciando il posto a quell'esperienza superiore, in cui volevo immergermi il prima possibile. L'ultima cosa che ricordo è che Cesare non parlava più, ma era entrato lui stesso in un profondo stato meditativo, mentre notavo la posizione eretta della sua schiena sulla sedia. Poi sono entrato nel mondo del sonno profondo con un lampo, senza ricordare nient'altro. Il Popa Sul. Aprì gli occhi mentre Caesar fermava il veicolo vicino a uno dei parcheggi. Rimarremo qui per mangiare e riposare, ha detto. Mi sembrava di aver dormito poco, ma mi resi conto che in realtà erano passate quasi 12 ore da quando avevo lasciato la sala di proiezione. Non riuscivo a ricordare nulla di ciò che avevo sognato. Era come se fossi stato completamente tagliato fuori, sia dalla realtà fisica in cui mi trovavo, sia dalla realtà sottile del sogno. Scesi dal veicolo. Quando ho toccato terra, mi è sembrato di traballare, di non avere la sicurezza di un appoggio.
L'intera superficie del tunnel era ricoperta da un materiale dalla consistenza particolare. Allo stesso tempo sembrava esserci uno strato di aria fosforescente, di colore indaco, sulla superficie. Credo che la strana sensazione che provavo fosse dovuta proprio a questa strana peculiarità del tunnel, che creava la percezione di una relativa instabilità. Anche gli altri due veicoli si erano fermati dietro. Il tenente Nicoar e i due americani stavano scaricando i bagagli necessari per il campeggio. Notai una specie di materassi magnetici, relativamente stretti, per una persona, ma abbastanza spessi. Vidi anche altre due macchine, una delle quali sembrava essere un oscilloscopio e l'altra un treppiede, su cui Hayden aveva montato un cilindro da cui sporgevano delle specie di antenne. Su questo erano disposti a una certa distanza dei display digitali. Il giovane aprì quindi il computer e iniziò a lavorarci, concentrandosi intensamente e dando di tanto in tanto un'occhiata alle informazioni sui display del cilindro. Ero responsabile del cibo di tutti. La missione era semplice, poiché tutto il cibo di cui avevamo bisogno era contenuto in una scatola di metallo, giudiziosamente compartimentata, in cui c'era il cibo spaziale. Il tenente Nicoar lo chiamava così, in diretto riferimento al fatto che stavamo mangiando il tipo di cibo speciale che gli astronauti mangiano durante le loro missioni spaziali. Mi era stato spiegato in anticipo il significato di ogni piatto, il suo contenuto, la quantità necessaria per una persona e l'ordine in cui dovevano essere consumati. In realtà si trattava di una sorta di barrette concentrate di cibo, minerali e vitamine, non molto gustose, ma estremamente nutrienti. Personalmente ho apprezzato la barretta contenente un concentrato di orzo verde. Per quanto riguarda i liquidi, ho bevuto molta acqua e una specie di tè agli agrumi e altre vitamine, molto gradevole al gusto. Dopo aver diviso le porzioni, ho iniziato a mangiare dalle mie barrette mentre ispezionavo l'area di sosta. L'allestimento era molto semplice. Ai lati del tunnel c'erano 4 casse di medie dimensioni, ognuna delle quali conteneva principalmente altri rifornimenti, alcuni strumenti di misura e batterie lasciate dalla spedizione precedente. Ho chiesto a Cesare se non fosse difficile mantenere queste stazioni intermedie e la logistica necessaria. Paradossalmente non ci sono problemi, ha risposto. C'è qualcosa di molto strano in questo tunnel. Sembra che esista, ci muoviamo attraverso di esso, fa parte della nostra realtà fisica, ma si potrebbe anche dire che non esiste. Quando il comando di distorsione spaziale nella sala di proiezione viene annullato, scompare completamente. Si è notato però che dopo la sua riattivazione il tunnel ritorna nella sua interezza con le ultime informazioni che conteneva. Voglio dire che qualsiasi cambiamento sia stato fatto al suo interno, alla successiva attivazione, appare esattamente nelle stesse condizioni di prima della disattivazione. Ci siamo presto resi conto che il tempo viene così superato. Il continuum spazio-temporale è ricomposto da una sorta di memoria enigmatica, nell'esatta forma e condizione dell'ultima informazione che conteneva. È come ideale conservazione. Anche se siamo ancora lontani dalla comprensione di questo mistero, siamo ancora molto favorevoli. Fondamentalmente, i punti stazionari sono quasi immutabili. Nemmeno io riuscivo a rendermi conto di come fosse possibile, ma era certamente una realtà, perché la stavo vivendo in quel momento. Ma cos'ha di speciale questo tunnel? Ho chiesto, anche se l'argomento era stato discusso di sfuggita. Cosa ha spinto i costruttori a scegliere questa opzione? Nessuno ne conosce la causa. A un certo punto si è ipotizzato che questo fosse in realtà l'ultimo dei 3 tunnel che conducevano dalla sala delle proiezioni e che quindi beneficiasse di una tecnologia superiore, essendo stato costruito molto tempo dopo i primi 2. Ma ovviamente si tratta solo di speculazioni. Guardai in profondità nel tunnel e sentii che cominciava a girarmi la testa, come se qualcosa mi stesse tirando fuori dal corpo. La luce indaco è leggermente fosforescente, le ombre che si muovevano lentamente sulle pareti e la totale immobilità avevano un effetto molto potente sulla psiche. Avevo superato con successo i test psicologici, alcuni dei quali piuttosto difficili, che avevo sostenuto nei laboratori della base Alfa,
Ma anche così l'effetto complesso del tunnel era incredibilmente potente, da mettere a dura prova le mie risorse di autocontrollo. Mi fermai sul posto, a circa 10 metri dal punto di sosta nella direzione di marcia. In quell'area il tunnel era perfettamente rettilineo e mi appariva enorme con la sua apertura e il sottile gioco di luce indaco, che spesso lo faceva sembrare irreale. Mi sentivo improvvisamente isolata e un sottile senso di panico cominciava già a penetrare nella mia mente. Mi sentivo sospeso e fuori dalla realtà tangibile, anche se gli altri erano solo pochi metri dietro di me. Quella sensazione di solitudine e di mistero era opprimente. Così sono rientrata rapidamente in campo. Aiden stava mostrando una proiezione olografica del luogo in cui ci trovavamo, considerato in termini di geometria del pianeta. Osservai affascinato il percorso tortuoso del tunnel che avevamo percorso fino a quel momento sotto la superficie terrestre e mi resi conto che eravamo già sotto il fondo del Mar Mediterraneo, che vedevamo come una grande cavità nel segmento della piattaforma continentale che la proiezione mostrava. Il giovane americano ci spiegò che questo posizionamento era reso possibile da complesse interpolazioni che utilizzavano una specie di un linguaggio comune tra il suo computer e quel dispositivo a forma di cilindro su un treppiede, di cui ci ha detto che non è autorizzato a darci istruzioni. Poiché eravamo già pieni dopo 3 portate, su suggerimento di Cesare ci siamo sdraiati ognuno sul proprio materasso per un sonno ristoratore. Anche se avevo già dormito un bel po' di ore nel veicolo, sentivo comunque un gran desiderio di sdraiarmi e chiudo gli occhi per immergermi nel mondo dei sogni. Erano condizioni molto particolari e mi resi conto che agivano su di me in modo particolare. Avevo la certa impressione che più rimanevo in quel tunnel, più la mia condizione percettiva, sia interiore che esteriore, ovviamente cambiava. In primo luogo, c'era la sensazione fulminante che mi stessi dilatando, che stessi diventando sempre più grande. Sebbene percepissi correttamente il mio corpo, avevo allo stesso tempo la sensazione di essere molto al di fuori di esso. La fluidità del pensiero era diventata molto più grande. Avevo l'impressione di poter capire cose di cui prima non sapevo nulla. E tutto questo accadeva su un certo sfondo di una sensazione di libertà interiore, che diventava sempre più intensa. Era come se dentro di me stesse avvenendo qualcosa di rivoluzionario, di profondamente benefico, che riempiva tutto il mio essere di una felicità inspiegabile. Mi sdraiai a faccia in su sul materasso e mi addormentai in pochi secondi, guardando il grandioso soffitto del tunnel, apparentemente immateriale, nella luce indaco che lo avvolgeva discretamente. Meandri della mente. Poche ore dopo ci siamo svegliati, abbiamo impacchettato le nostre poche cose e abbiamo ripreso il nostro viaggio attraverso il tunnel. Mi sono reso conto che, a un certo livello, la mia mente stava cercando di venire a patti con questa azione che sembrava in qualche modo scollegata dalla realtà fisica, ma che in uno strano modo ne faceva parte. C'erano molte informazioni contrastanti che si combinavano in modo imprevisto nel mio subconscio e quasi tutte avevano a che fare con il tunnel che stavamo attraversando. In primo luogo c'era la sua strana origine. Si trattava in pratica di una realtà formata da una dimensione spazio-temporale che aveva la capacità di conservare, quindi, perfettamente. Il tunnel stesso mi ha dato l'impressione di essere posto al confine tra due diversi piani di creazione. Durante la nostra sosta, Aiden ha fatto qualche calcolo approssimativo e ha ipotizzato che potremmo trovarci all'intersezione di due realtà sfasate, ma non riesce ancora a capirlo, come fosse possibile ottenere la stabilità della galleria in tali condizioni. Ma io ero un po' più pratico e mi rallegravo che questa stabilità esistesse e che non creasse problemi che mettessero a repentaglio la nostra integrità fisica. Sono rimasto affascinato dallo stato mentale particolare che mi ha colpito man mano che passavo più tempo in galleria. Ho percepito che questo era indubbiamente legato alla speciale condizione energetica del tunnel stesso, al materiale di cui era fatto, alla sua geometria imponente, anche se molto semplice, e a una serie di altre condizioni particolari che contribuivano anch'esse alla stranezza dell'insieme. Per esempio,
La temperatura interna era sempre costante, 26 gradi Celsius. Tutto era perfettamente pulito e non ho notato un granello di polvere durante tutto il viaggio. Infine c'era il silenzio assoluto, disturbato solo dal lieve ronzio dei veicoli elettrici su cui viaggiavamo. Ma l'influenza più potente mi è sembrata la luce color indaco, che in modo incomprensibile ha provocato nella mia anima un sentimento di nostalgia ancestrale, senza riuscire a spiegare la causa di questa percezione. A volte questo stato diventava così acuto da farmi quasi perdere il contatto con la realtà circostante e immergermi in me stesso, verso qualcosa di luminoso che sentivo mi attraeva come una forte calamita. Cesare mi spiegò che quelle condizioni erano ideali per l'introspezione e le meditazioni più profonde, ma che non erano adatte alla situazione attuale, in cui era necessario essere vigili e allo stesso tempo mantenersi psicosomaticamente attivi. Pertanto regolò la visibilità del parabrezza, in modo che la percezione della guida attraverso il tunnel e la luce color indaco non mi influenzassero più di tanto. Ben presto mi resi conto degli effetti di questa misura e fui subito curioso e disposto a imparare cose nuove. Mi permisi persino di fare un'osservazione analitica, osservando che forse quelle sensazioni erano in realtà riflessi mentali e che, con un saldo controllo della mente, potevano essere completamente dominate. Sorridendo discretamente, Cesare sviluppò l'argomento. In generale, la mente è una sorta di padrona del tempo e quindi, per non farne ciò che vuole, deve essere portata in uno stato di costante attenzione. La maggior parte delle persone funziona in base alla sua appropriazione. E questo perché lo sviluppo della mente inizia molto prima che le persone siano consapevoli del proprio ego. Hanno sofferto molte influenze genetiche e culturali e hanno avuto molte esperienze personali che hanno plasmato il modo in cui pensano, reagiscono e sentono ciò che accade intorno a loro. Ciò che intendo dire è che la mente si forma in modo specifico per ogni individuo grazie a questi fattori, che determinano il modo in cui vede il mondo che lo circonda e quelli che lo compongono. Sentendomi ispirato, sono intervenuto rapidamente. In questo caso, tenendo presente che la mente è direttamente influenzata dagli aspetti a cui è esposta, significa che dobbiamo esporla ad aspetti positivi per arricchirla. Naturalmente è una grande opportunità avere questa possibilità approvata da Cesare. In effetti l'intera teoria del pensiero positivo promossa dalla psicologia pratica occidentale si basa su di essa. Purtroppo, poche persone sono disposte ad approfondire i misteri che essa implica e ad analizzarli attentamente. Spesso si sono viste, credo, persone molto ben intenzionate, che vogliono davvero trasformarsi, pensare in modo positivo, ma che tuttavia sembrano lasciarsi trasportare, sentendosi perse e impotenti. Ho detto all'epoca, pensando di essere un buon esempio, ma perché sta succedendo questo? Il motivo risiede nella caratteristica principale della mente, che è la fluttuazione, ha spiegato Cesare. Se avete la pazienza e la curiosità di osservarvi anche solo per qualche decina di secondi, vedrete che la vostra mente è soggetta a continue trasformazioni. Nessuno stato sembra essere permanente e bisogna iniziare ad accettare questa realtà. In effetti, riassumendo, possiamo distinguere principalmente tre diversi stati mentali, attraverso i quali ogni essere è passato almeno una volta. Uno stato di forte agitazione o, al contrario, di estrema letargia. Uno stato instabile che oscilla tra attenzione e disattenzione. E uno stato al di là dell'attenzione, in cui la mente è tranquilla e assorta. Avete notato che qui, nel tunnel, avete una tendenza quasi naturale ad avvicinarvi a questo terzo stato mentale. Annuii con approvazione. Ma chiesi a Cesare di approfondire un po' questi aspetti degli stati d'animo, perché mi sembravano molto importanti. Ho pensato che in fondo sono quelli che ci danno giorno per giorno e momento per momento la soddisfazione o l'insoddisfazione che proviamo. Ciao. L'umore e la felicità dovevano essere in qualche modo strettamente legati allo stato d'animo. Logicamente, in uno stato d'animo inquieto e nervoso non potevo essere felice e pieno di bontà. Tutto sta nel potere di osservare con chiarezza il proprio stato mentale.
Ma ci sono alcuni semplici modi per trasformare gli stati mentali negativi in positivi. Quando la mente è agitata, le forti emozioni che proviamo in quel momento tendono a sopraffarci. In seguito, spesso si tende a cadere in depressione. In questo caso, un metodo efficace è la semplice respirazione consapevole di cui ho parlato. Pochi respiri, in cui si enfatizza l'espirazione, sono di solito sufficienti a calmare la mente in larga misura. Se la mente è instabile, le tecniche di respirazione funzionano indipendentemente dal grado di distrazione. Il loro scopo è modificare lo stato mentale, in modo che l'attenzione prevalga e duri. In generale, le persone passano rapidamente da uno stato mentale chiaro e focalizzato a uno in cui predominano disattenzione e confusione. Ecco perché continuo a dirvi che la consapevolezza è essenziale nel percorso di trasformazione. È attraverso la consapevolezza che si arriva sempre a una migliore capacità di osservazione. È come cucinare. Se soffriggete le cipolle per anni nella stessa padella, senza lavarle di tanto in tanto, ogni altro piatto che cucinerete in quella padella saprà di cipolla. Ma se la lavi coscienziosamente dopo ogni utilizzo, noterai il vero sapore di ogni piatto che preparerai. Ho voluto fare un'analogia con la mente. Se pulite regolarmente la vostra mente, vedrete le cose, le situazioni e gli esseri così come sono, senza essere influenzati da ciò che avete visto in precedenza. Ancora una volta, mi congratulai con me stesso per aver iniziato a praticare le tecniche insegnate nella pergamena tibetana, che includevano esercizi di respirazione. C'erano anche riferimenti diretti alla mente, e ora stavo notando che Cesare mi stava praticamente parlando delle stesse cose. Una mente confusa e disordinata è come un vaso infangato, ha spiegato. Le tecniche di respirazione sono alcuni dei migliori prodotti di pulizia che l'uomo ha sempre a disposizione. Ma deve essere disposto e fare il minimo sforzo. E se la mente è tranquilla e perfettamente calma? Ho chiesto, curioso di vedere in quale condizione psicomentale si trova l'essere umano. In questo caso, possiamo dire che la mente è passata in qualche modo oltre l'attenzione, essendo completamente immobile e perfettamente integrata con l'oggetto che sta osservando. Questo stato privilegiato è caratterizzato da una grande serenità, una relazione speciale. Cesare rimase in silenzio e per un bel po' nessuno dei due disse una parola. Mi guardai intorno mentre facevo la cernita di ciò che avevo trovato di recente. Mi resi conto che se non avessi ricevuto i chiarimenti e le spiegazioni che Cesare mi aveva dato nel corso degli anni, probabilmente avrei passato molti anni a vagare nel buio dell'ignoranza. Da soli siamo spesso impotenti, anche se le nostre intenzioni sono meravigliose e anche se il nostro desiderio di saperne di più, di progredire, è intenso. È per questo che abbiamo bisogno di una guida competente e ancora una volta ho sentito la mia anima riempirsi di gratitudine per Cesare, che vedevo fin troppo bene come mi guidava passo dopo passo attraverso la complicata selva della conoscenza spirituale. Ho pensato allora che, sebbene il progresso tecnologico dell'umanità sia evidente e la scienza abbia fatto passi da gigante, tutta questa conoscenza e questo potere non ci impediscono di essere spesso incapaci di comprendere cose semplici. Per esempio, capiamo davvero perché certi eventi della vita hanno un tale impatto su di noi, o qual è il significato dei sentimenti che proviamo. Spesso rimaniamo impotenti, nonostante i progressi della tecnica. Perché un evento apparentemente insignificante può destabilizzare completamente persone che prima sembravano potenti e influenti. Perché gli esseri umani sono così ansiosi eppure così in controllo. La verità è che possiamo superare queste condizioni limitate e creare un rapporto diverso con l'ambiente e gli eventi della vita. La difficoltà di questa riscoperta sta proprio nella sua semplicità. Dobbiamo cercare di liberarci di ciò che ci preoccupa, ma la nostra tendenza è piuttosto quella di fare il contrario. Direi che dobbiamo essere come uno specchio, recepire ciò che ci viene offerto senza giudizi o preconcetti. A mio avviso, questo è un aspetto fondamentale che ci permette di superare le barriere culturali. Più pensiamo di sapere, meno tendiamo ad ascoltare.
Spesso immaginiamo di sapere già o addirittura di sapere molto meglio e allora smettiamo di essere aperti. Spesso ci sfugge la realtà. Possiamo dire che in questo caso non vediamo la foresta per gli alberi. Tendiamo a percepire ciò a cui siamo abituati, ciò che abbiamo nella memoria, ciò che pensiamo debba esistere e non ciò che esiste realmente. Da Cesare ho imparato che questa nuova capacità si acquisisce lentamente, in un processo basato su due elementi, uno specchio e un volto che cerca di vedersi. In uno dei suoi rari riferimenti a questo tema, mi disse che un maestro spirituale è uno specchio che può riflettere fedelmente il discepolo al momento dell'incontro. D'altra parte, un discepolo autentico è un discepolo che vuole imparare ed è sempre circondato da maestri autentici. Spesso mi rimproveravo che forse le domande che ponevo a Cesare e la mia curiosità di imparare cose nuove e di perfezionare il mio modo di pensare lo infastidivano o addirittura lo irritavano per la loro semplicità e insistenza. La sua risposta gentile e affettuosa, però, mi riempiva il cuore di delicata gioia. Due persone sedute a un tavolo hanno davanti a sé una tazza vuota. Una di loro è soddisfatta della situazione, l'altra si chiede: che cos'ha questa tazza? Cosa doveva esserci dentro? Questa persona possiede una delle qualità essenziali per essere un buon discepolo: il desiderio di evolvere e di comprendere correttamente il significato delle cose e dei misteri. Quel discepolo farà domande pertinenti e si ritroverà con il miglior maestro. Quest'ultimo, invece, può fare ben poco per chi si accontenta di stare seduto davanti alla sua tazza vuota, perché non sarà preparato a reagire in modo tempestivo ai problemi della vita. Le difficoltà che affrontiamo ci costringono a riconsiderare le nostre azioni e a chiederci: che significato devo dare alla mia sofferenza? Qual è il suo significato più profondo che devo comprendere? Il discepolo deve praticare e quindi arrivare a conoscere se stesso attraverso l'insegnamento spirituale ricevuto. Ma questo comporta un lungo processo, che comprende tutti gli aspetti dell'essere. Ho sentito allora un'ondata di tristezza e persino un leggero scoraggiamento nella mia anima. Pensavo che non sarei stato in grado di realizzare il progresso e l'evoluzione spirituale che desideravo tanto. Ho condiviso i miei timori con Cesare. Non c'è da preoccuparsi, mi ha rassicurato. La pazienza è una necessità assoluta. Essere pazienti significa seguire il proprio cammino, sia che qualcosa accada o meno. Evocare la relazione tra noi e il nostro maestro ci darà l'energia e la pazienza per perseverare. In Oriente si dice che la pazienza sia spesso l'unico criterio utilizzato dal maestro per valutare un vero discepolo. Troppo spesso il discepolo, credendo di essere pronto, vuole raggiungere subito la meta. Allora il maestro deve aiutarlo a rendersi conto delle sue possibilità e delle sue carenze in modo graduale. Ma dovete sapere che la pazienza è fondamentale per il maestro, non solo per il discepolo. Deve saper rispettare i suoi discepoli e anche saper aspettare. Le cose, in molte situazioni, evolvono lentamente. Il rispetto e la fiducia del discepolo nel suo maestro sono essenziali, perché lo aiutano a trovare il suo centro. Questo è il mistero del giusto rapporto tra maestro e discepolo. Gradualmente l'aspetto divino del maestro arriverà a rivelare l'aspetto divino del discepolo. Al momento giusto, tra i loro cuori, avviene un'alchimia ineffabile e inspiegabile, non tanto nella personalità dei due, quanto nella correttezza del rapporto. L'instaurazione di un rapporto corretto è resa possibile dal rispetto e dalla fede. E vedere il divino nel maestro è, di fatto, la prova che abbiamo scoperto il divino in noi stessi. Governo segreto. Quella conversazione è rimasta profondamente impressa nella mia mente, perché mi sono sentito coinvolto con tutto il mio essere. Una grande felicità mi assalì al pensiero che sentivo nel mio cuore esattamente ciò che Cesare mi aveva detto. E una pace benedetta inondò la mia anima al pensiero che venivo guidato sul sentiero della conoscenza spirituale da una persona che aveva fatto la sua parte. Un tale maestro.
Con lui mi sono sentita perfettamente al sicuro e allo stesso tempo preparata alle sfide della vita. Con questi meravigliosi pensieri nella mente, mi lasciai avvolgere ancora una volta da quell'ineffabile stato di rilassamento e pace interiore, scivolando in un sonno profondo e ristoratore. Devo aver dormito per diverse ore, perché mi sono svegliato quando Cesare ha fermato il veicolo in un altro punto fermo. Questa volta ci siamo trattenuti tutti per circa un'ora, durante la quale abbiamo mangiato. Aiden era sempre più preoccupato dei suoi calcoli al computer. Vidi che in quella fermata Caesar gli aveva consegnato una specie di disco rigido appositamente costruito che, a quanto appresi, conteneva dati top secret sulla nostra destinazione in Egitto. Il giovane genio americano si è improvvisamente immerso nei suoi calcoli e si è concentrato a tal punto da sembrare completamente distaccato dalla realtà circostante. Anche quando mi avvicinai a lui per dargli da mangiare, sembrava completamente ignaro della mia presenza. Non avevo mai visto nulla di simile. Stupito, lo osservai lavorare con straordinaria destrezza. Il suo assorbimento mentale era formidabile e sembrava che la sua mente fosse realmente accoppiata a quel dispositivo informatico altamente avanzato. Lo guardai in faccia. Aveva gli occhi semichiusi, come in uno stato di trance, e fissava la piccola proiezione olografica sopra l'interfaccia del computer, mentre le sue dita si muovevano molto rapidamente, toccando uno o l'altro dei punti olografici. Vedevo flash e immagini che cambiavano continuamente, frammenti di edifici, corridoi, il tutto incorniciato da due colonne verticali su cui scorrevano dati diversi. A un certo punto ho notato l'apparizione delle 3 piramidi principali vicino al Cairo e poi l'immagine si è concentrata sulla grande piramide. L'immagine è scesa nel terreno sotto la base delle piramidi e si è scurita fino a diventare indaco, come il colore della luce nel tunnel attraverso il quale stavamo procedendo. In quel momento vidi Aiden fermarsi bruscamente e quindi rimanere completamente immobile, fissando l'ologramma che non gli mostrava praticamente nulla. Era paralizzato, ma l'intuizione mi diceva che quello era un momento molto delicato in cui stava collaborando con l'interno del computer. Non potevo fare a meno di chiedermi che tipo di mente avesse quest'uomo e come fosse strutturata, come percepiva il mondo esterno e che cosa provava in quei momenti, quando in pratica creare una connessione sottile con il computer. Vedevo l'anulare e il medio della mia mano destra muoversi molto lentamente sull'interfaccia fisica del computer. Questa non aveva praticamente nulla a che vedere con l'aspetto di una normale tastiera di un computer portatile. A parte un'area centrale a forma di cerchio, all'interno della quale si trovava il profilo di un secondo cerchio concentrico al primo, il resto della superficie era coperto da una sorta di rettangoli verticali e orizzontali, di dimensioni e colori diversi. Su di essi erano incisi segni che non avevo mai incontrato nella scrittura ordinaria. A parte le figure che accompagnavano quei segni, il significato di tutte le altre rappresentazioni mi era totalmente sconosciuto. Quando venivano toccati, i rettangoli si illuminavano discretamente, ma i loro bordi erano più intensi. Mi resi conto che Aiden si stava concentrando su qualcosa di molto importante, che aveva un'attinenza diretta con il luogo verso il quale ci stavamo dirigendo e dove saremmo presto arrivati. Non ne sapevo nulla, ma sospettavo che lì fossero state scoperte cose incredibili. Sentivo che il segreto era estremamente ben custodito e non era affatto difficile capire perché. Come al solito, ci deve essere stata una lotta molto tesa all'interno dei servizi segreti, soprattutto quelli americani, per ottenere quelle informazioni. Ma ero certo che alcuni rappresentanti di alto livello della massoneria mondiale stessero cercando di assicurarsi il controllo di quelle scoperte. Avevo già appreso che i disaccordi all'interno del Pentagono avevano raggiunto un punto critico in questa faccenda. La causa principale erano le fortissime pressioni provenienti da un settore di influenza civile, numericamente esiguo, ma che tuttavia esercitava un potere terribile, sia in ambito politico che militare. Mi azzardai a raccontare a Cesare queste cose,
e a chiedergli se fossero in relazione con le scoperte fatte nel luogo alla fine del tunnel. «Potete starne certi», rispose con voce contenuta. «Il modo in cui vengono presentate le cose in una società decadente come quella attuale non rispecchia nemmeno lontanamente la verità. Ci sono tante forze che lottano per la stessa prerogativa, il potere supremo. Tuttavia, questo potere supremo è inteso in modo diverso dai rappresentanti di ciascuna di queste fazioni, siano essi civili o militari. La stragrande maggioranza di loro si limita a una certa area di influenza e controllo che hanno, credendo, ad esempio, che un paese o addirittura un continente sarebbero sufficienti per raggiungere il loro obiettivo. Tuttavia, questo non perché non vogliano di più, ma semplicemente perché essi stessi, nella loro rigida gerarchia, sono dominati da un formidabile potere al vertice dello schema. I miei occhi si allargarono per lo stupore. Sapevo molto della massoneria e degli orrori a cui si presta. Il caso del senior Massini era stato illuminante. Cesare mi aveva accennato di sfuggita alla struttura organizzativa della massoneria nel mondo, ma non si era soffermato sull'argomento e non avevo trovato riferimenti bibliografici che mi illuminassero ulteriormente. Negli ultimi 2 anni mi ero occupato più che altro dello studio dell'esoterismo e della mia formazione su basi puramente spirituali, ma ora mi rendevo conto più che mai che la questione della massoneria e delle sue implicazioni per la società umana era di grandissima importanza. Con un po' di lucidità e mettendo insieme le informazioni che vi ho dato qualche tempo fa, potete capire che la massoneria ha costruito una rete di interessi molto complicata, basata in particolare sui prestiti bancari, sul ricatto e sulla manipolazione delle persone attraverso i media, che ha come scopo principale quello di controllare la popolazione nel modo più efficace possibile. Essere controllati significa non essere più liberi, né di fatto né di pensiero. Questo accade sia nel nostro paese che nel resto del mondo, soprattutto nelle aree altamente industrializzate. Tuttavia, ciò che vorrei che vi rendeste conto è che tutte queste azioni e questi interessi sono subordinati a una sorta di corpo supremo della massoneria mondiale. Quando vi dico questo, mi riferisco, anche se vi sorprenderà molto, a un cosiddetto gruppo ombra, quasi come un governo segreto, che ha praticamente tutti i mezzi civili, politici e militari conosciuti a sua disposizione. Ha le sue forze di combattimento aeree e marittime, i suoi meccanismi finanziari per il drenaggio di fondi favolosi e la capacità di perseguire il suo piano, concepito in nome di un cosiddetto interesse nazionale, in modo ostinato, al di là di qualsiasi controllo o ostacolo da parte di qualsiasi autorità esterna. Da questo punto di vista, questo gruppo o governo mondiale, che opera sempre nell'ombra e in modo molto nascosto, è al di fuori di qualsiasi legge e non può essere toccato da essa. Attualmente la sua roccaforte è negli Stati Uniti e lì la pressione che esercita è notevole. Ma voglio essere chiaro che ai membri di questo gruppo non è estraneo nulla di ciò che è importante nel resto del mondo. E qui mi riferisco in particolare ai conflitti o alle tendenze impresse alla società con vari mezzi più o meno evidenti, per la semplice ragione che tutti questi eventi hanno origine proprio nei piani ideati da quelle menti diaboliche. La rapidissima ascesa di un complesso di circostanze militari e industriali ha favorito la cristallizzazione di questo governo mondiale occulto, composto esclusivamente da membri della massoneria. Le cose sono ancora più complicate, perché non riguardano solo realtà che appartengono al nostro mondo, il che rende ancora più difficile la lotta di resistenza. L'arma che temono di più è che le masse popolari, la popolazione dell'intero globo, si allertino in questa direzione e si attivino per eliminare la loro nefasta influenza. In tal caso soccomberebbero molto rapidamente, perché sono pochi. Il loro potere risiede infatti in meccanismi indiretti di manipolazione e controllo. Si affidano sempre agli altri per raggiungere i loro obiettivi, ma quando si arriva a un momento critico, quando un numero sufficiente di persone se ne è reso conto, tutto può rivoltarsi contro di loro. Eravamo entrambi appoggiati a una delle casse lasciate in quella stazione intermedia del tunnel, parlando a bassa voce mentre maneggiavamo. Aiden era ancora molto impegnato a lavorare al computer
e anche gli altri 2 tenenti stavano mangiando e chiacchierando accanto a uno dei veicoli. Significa che tutto ciò che avete scoperto finora, nel Bucegi e in Egitto, è in cima alla loro agenda, ho detto, sentendomi per qualche motivo molto bene e fiducioso. Ci sono altri punti all'ordine del giorno che sono quasi altrettanto importanti, ma probabilmente li scoprirete più avanti. Sì, ciò che è stato scoperto è una tecnologia che va ben oltre le possibilità attuali. Di recente ho avuto un'importante discussione con un funzionario del Pentagono, con cui sono diventato buon amico. Mi ha detto che in realtà la guerra più dura non si sta combattendo in Medio Oriente o altrove, ma proprio nella loro istituzione. Mi ha confessato che personalmente non sa per quanto tempo potrà andare avanti a questo ritmo, perché ci sono così tanti ordini contrastanti, enormi responsabilità, tutte costruite su una speciale sensibilizzazione dell'opinione pubblica. In virtù della sua posizione, questa persona ha accesso a documenti e informazioni con il massimo livello di sicurezza. Sa che la tecnologia antigravitazionale e quella della free energy, che risolverebbero immediatamente quasi tutti i principali problemi dell'umanità, sono già ben sviluppate. Ha visto di persona i prototipi, che sono più numerosi e diversificati, e si è convinto della loro straordinaria efficienza. A dire il vero, mi chiedo anche come abbia fatto a raggiungere una posizione così importante senza essere corrotto. Non ho nemmeno smesso di mangiare, perché mi girava la testa. Ok, allora com'è possibile che siamo ancora a questo livello un po' primitivo di risorse energetiche? Perché non diffondono le nuove tecnologie in tutto il mondo? Cesare dà un morso al suo bastone, guardando concentrato davanti a sé. Perché se lo facessero, l'ordine sociale, economico e politico del mondo cambierebbe quasi completamente. Sarebbe probabilmente il più grande cambiamento mai registrato nella storia dell'umanità. Paradossalmente questo argomento non è il più grande segreto dell'umanità, non perché sia una follia o un'invenzione fantasiosa, ma perché le implicazioni sono enormi e riguardano profondamente tutta l'umanità a ogni livello. È ovvio che chi controlla questi progetti non vede di buon occhio il cambiamento. E si tratterebbe di un cambiamento fondamentale dal punto di vista economico, tecnologico, sociale e politico, mai visto prima nella storia dell'umanità. Ecco perché cercano di mantenere la società in questo deplorevole stato di privazione e sofferenza, anche se questa misura dimostra una grande mancanza di consapevolezza. I presidenti di Stato hanno accesso a tali informazioni e progetti? Ho chiesto con curiosità. Tutt'altro. Per questo motivo i progetti di questo tipo sono chiamati progetti neri, perché sono opachi alla conoscenza e all'applicazione di qualsiasi istituzione o persona ufficiale, ad eccezione di un numero molto ristretto di esseri, che li hanno anche finanziati e sostenuti. Mi riferisco al governo mondiale ombra, composto dai più alti rappresentanti della massoneria. Senza la supervisione della gerarchia sociale, le minacce dirette alla stabilità del mondo possono provenire da questo livello supremo di leadership. Se siete stati attenti, queste si sono già manifestate negli ultimi anni, in modo sempre più forte. Chi ha accesso a questi progetti, chi li realizza, chi fa le ricerche, chi compila il database? Chiesi un po' seccato. Immagino che i vertici dell'elite massonica si limitino a finanziarli e a supervisionarli. E il personale? Chi ha accesso a queste informazioni? Di fronte alla mia valanga di domande, Cesare sorrise divertito. Si tratta soprattutto di progetti concepiti e realizzati sul territorio degli Stati Uniti d'America. Chi si trovano i maggiori interessi che influenzano la vita mondiale, le più importanti organizzazioni ufficiali e anche l'attuale quartier generale dell'oligarchia massonica. È al di sopra di qualsiasi sistema di strutturazione della società civile o militare. Né i più alti rappresentanti della CIA, del Congresso americano, dell'amministrazione presidenziale, delle Nazioni Unite, dei servizi segreti, né il servizio di intelligence delle Nazioni Unite sono a conoscenza di queste questioni top secret che riguardano il futuro dell'umanità. Ma anche se ne venissero a conoscenza, sarebbero talmente indignati dalla follia dell'idea da porre immediatamente fine a qualsiasi discussione. E naturalmente la persona in questione sarebbe immediatamente sospettata di pazzia. Solo pochi funzionari del Pentagono e della National Security Agency, NSA, pochissimi, conoscono la verità.
Gli altri, come vi ho detto, vivono in un mare di ignoranza. Quel che è peggio è che sono convinti che la loro ignoranza sia la pura realtà. Ma non dimentichiamo che queste persone che occupano posizioni ufficiali molto importanti cambiano ogni 2 o 4 anni. Sono responsabili di molti programmi nazionali o internazionali. Sono responsabili delle politiche monetarie e territoriali, ma non hanno accesso ai dossier veramente importanti per l'umanità. In fondo questi progetti non sono formalmente riconosciuti, per cui si può dire che praticamente non esistono. Tuttavia sono noti come progetti USAP. Un USAP è un'operazione top secret e completamente preclusa al riconoscimento ufficiale, che richiede un diritto di accesso molto speciale, anche per coloro che normalmente hanno il massimo accesso alle informazioni top secret. Ciò implica che chiunque abbia accesso all'USAP, anche se interpellato dai suoi superiori o comandanti, anche se interpellato dal presidente del paese, risponderà di non essere a conoscenza dell'esistenza di tale operazione. Top secret. Farà tutto ciò che è in suo potere per nascondere quel progetto e per disinformare il pubblico o i funzionari che potrebbero essere interessati alla questione. Questi sono i segreti meglio custoditi al mondo. Vuoi dire che sono più importanti persino del segreto della bomba termonucleare? Ho chiesto. Sì, disse Cesare con voce decisa. Comunque, per quanto riguarda la bomba all'idrogeno, ci sono state alcune voci, ma per quanto riguarda l'USAP, sebbene sia generalmente noto di cosa si tratta, non c'è una posizione ufficiale. Ero piuttosto perplesso. Cosa c'è di più importante del segreto della bomba H? L'ironia della sorte vuole che il più importante segreto dell'umanità sia già stato talmente banalizzato e ironizzato grazie all'abile manipolazione del governo mondiale massonico, dei media internazionali e, per estensione, della popolazione, che la sua importanza è in qualche modo passata in secondo piano. Si tratta dell'esistenza di vita extraterrestre e della sua presenza sul nostro pianeta. Questo include anche le astronavi extraterrestri e non solo. Nel tempo la questione è diventata così contorta e ingarbugliata che le persone non riescono più a discernere con competenza tra ciò che è verità e ciò che è menzogna. Questo probabilmente perché agiscono per autoconservazione. Preferiscono negare per tenersi relativamente al sicuro, piuttosto che prendere una posizione nuova e coraggiosa, che secondo loro complicherebbe la loro vita. Caesar mi ha sorpreso a guardare il tenente Trudeau. La tua intuizione è corretta. Trudeau ha accesso all'USAP. Ovviamente altrimenti non potrebbe essere qui. Il tenente è solo generico e una copertura. Detto questo, diede il segnale di partenza. In pochi minuti eravamo già in viaggio attraverso il tunnel, verso la nostra destinazione sotterranea in Egitto. Come mi aveva informato il tenente Nicoar, avevamo solo 2 ore e mezza di viaggio. Ansioso di saperne di più sull'argomento estremamente interessante che era stato affrontato in la conversazione, si interruppe e, non appena fummo in viaggio, chiesi a Cesare di rivelarmi qualche altra informazione. C'è una certa connessione di questo argomento con la nostra scoperta e anche con la missione che dobbiamo compiere. È solo che in questo caso le cose vanno ben oltre anche le conoscenze più segrete del governo ombra massonico. E in effetti questo è il motivo principale per cui sono così agitati. Credo che ciò che li infastidisce maggiormente sia il fatto che le nostre scoperte non solo sono tecnologicamente molto più avanzate delle realtà a cui hanno avuto accesso, ma soprattutto perché sono eminentemente benefiche e comportano un alto grado di spiritualità che può portare a un'evoluzione accelerata dell'uomo. Vedrete col tempo di cosa si tratta. L'evoluzione spirituale della popolazione significa un maggior grado di libertà e una maggiore libertà e armonia di pensiero e di concetti significa la fine dell'era del controllo e della manipolazione. In sostanza, significa la fine della massoneria e dei suoi piani malvagi. Ora si può spiegare la loro ostinazione a prendere il controllo completo delle azioni della DZ in relazione alla sede di Bucejans. Quello che c'è e che emana da lì supera tutta la loro segretezza e mette a rischio la loro stessa ragion d'essere e la loro ragione di essere e di agire su questo pianeta. Sapete che sono intervenuti anche in modo brutale, potrei dire, politicamente, attraverso i membri massoni della nostra società, molto in alto nella struttura politica del paese.
Anche ora ci sono ancora dei tentativi, ma le cose sono state chiarite. La grande occasione è stata che qui non tutti sono corrotti nello spirito e alcuni di loro hanno anche un potere decisionale molto alto. Tuttavia, le pressioni si fanno sentire e, credetemi, a volte sono enormi. Ci vuole molta abilità, attenzione e pazienza per evitarle. Da quello che ho capito, la battaglia tra gli interessi divergenti si sta scaldando, ho notato. Al momento possiamo parlare di una relativa stabilità per quanto riguarda la scoperta di Bucegi. Il protocollo segreto di 3 anni fa tra la Romania e gli Stati Uniti non può essere modificato molto facilmente, anche se viene perseguito. Il governo occulto mondiale ha posto la sala di proiezione e tutto ciò che ne deriva in cima alla lista dell'USAP. Ci sono solo 8 persone in tutto il mondo, ad eccezione di quelle in Romania, che hanno accesso a questo luogo. Gli altri, pur fornendo vari servizi, hanno accesso alla sala di proiezione. Su quell'impianto sono completamente disinformati. Per la natura della paternità della scoperta, la parte rumena ha un maggior grado di libertà. Ma anche così ci sono abbastanza problemi. Ho dato seguito a una domanda che mi assillava da tempo. Credo che ci sia stato un inizio per questa situazione critica in cui si trova l'umanità. Anche per i massoni, il contatto con altre civiltà dell'universo è stato probabilmente una sorpresa. Probabilmente è stato solo allora che hanno preso la decisione di intervenire e hanno fatto i loro perfidi calcoli. In realtà, le cose non sono andate così fin dall'inizio. Durante le amministrazioni Truman e Eisenhower l'argomento fu tenuto nascosto, ma la percezione generale è che la misura fosse in qualche modo ben intenzionata. In un certo senso era solo una questione di ritardo. Si è ritenuto necessario farlo perché un numero piuttosto elevato di funzionari delle 2 amministrazioni presidenziali era già a conoscenza dell'argomento e aveva persino partecipato al suo svolgimento. La sicurezza nazionale probabilmente non poteva permetterlo. Ma poi la situazione ha cominciato a cambiare e coloro che avevano accesso a quelle informazioni top secret sono stati gradualmente allontanati e gli è stato negato l'accesso. Ho saputo dal mio amico al Pentagono che Eisenhower era molto arrabbiato per il fatto di non essere più tenuto al corrente. Aveva già visto gli esseri alieni e le loro navi, ma gradualmente si era sentito escluso. Kennedy fu probabilmente l'ultimo presidente americano a conoscere parte di questo grande segreto. In una discussione avuta con un alto ufficiale dell'esercito americano nel 1963, ammise di essere a conoscenza della realtà delle navi e delle civiltà extraterrestri che interagiscono con il nostro pianeta, ma disse che non aveva il controllo dell'intero dossier e che non capiva il motivo di questa situazione paradossale. Era il presidente degli Stati Uniti d'America e anche il comandante in capo delle forze armate, eppure non aveva accesso totale a quel dossier e non sapeva perché. È molto probabile, tuttavia, che abbia scoperto il vero motivo più tardi, nello stesso anno, prima di essere assassinato, e che abbia voluto rendere pubblico quel terribile segreto. Immaginate cosa sarebbe stato se tutto il mondo avesse saputo che i governi delle maggiori potenze avevano già stabilito legami con alcune civiltà extraterrestri, che erano stati concordati alcuni accordi di collaborazione, ma che tutto ciò era stato tenuto sotto il più stretto riservo. Segreto da un governo mondiale occulto, composto solo da membri della massoneria, che vuole avere il controllo totale di questa operazione e quindi governare il mondo intero. Per inciso, per quanto ne so, Kennedy è stato l'unico presidente americano a non essere membro di una loggia massonica. In questo modo, il suo assassinio è visto in una luce completamente diversa dall'opinione pubblica. Ma se il governo degli Stati Uniti non ha alcun controllo sulla questione, come si spiega che la segretezza sia ancora mantenuta così bene? Forse vi sorprenderà, ma questi segreti sono meglio custoditi dalla parte civile non ufficiale, che coinvolge aziende, organizzazioni e ricercatori, che dalla parte diplomatica ufficialmente accreditata. La maggior parte di questi progetti non sono realizzati dal governo, attraverso istituzioni statali, ma per il governo, da istituzioni private. Queste ultime mantengono molto meglio il segreto e sono molto più attrezzate per studiarlo. Intervenni con amara ironia. Mi viene in mente la formula segreta della Coca-Cola.
Ancora oggi, a distanza di più di 100 anni, nessuno la conosce, tranne poche persone ai vertici della mega Confindustria. E pensare che quella formula è un disastro per la salute delle persone. Allo stesso tempo è anche il risultato dell'ignoranza dei consumatori, che sono superficiali e, in un certo senso, persino inconsapevoli, ha aggiunto Cesare. La padronanza dei sensi non è una risorsa dell'uomo moderno, ed è qui che nascono molti problemi. Infine, quello che voglio dirvi è che la formula per la produzione di questa bevanda analcolica estremamente dannosa è così segreta che nemmeno il presidente degli Stati Uniti, se volesse, potrebbe accedervi. Poi, dopo una pausa di qualche secondo, tornò all'idea principale. Il sistema di segretezza ai vertici dei progetti neri si basa su una doppia azione: la proprietà privata di questi segreti e le connessioni con l'USAP. In generale, questa combinazione è quasi indissolubile. Se si vuole accedere a un progetto del genere attraverso un intermediario privato, esso rientra nel privilegio della proprietà privata. E se si vuole accedere attraverso un intermediario privato dal settore pubblico, cioè attraverso l'azione del governo, è strettamente sorvegliato dal livello USAP, che trascende il potere del governo. In conclusione, tutte le strade sono bloccate. Mi sentivo scosso dentro, come se non avessi alcun appiglio. Ok, ma com'è possibile? Che cos'è questo gruppo di esseri che riesce a superare ogni tipo di influenza? Quanto siamo al sicuro noi, gente comune? Cesare mi rispose con una voce profonda, appena udibile, ma nell'atmosfera speciale della cabina, le sue parole mi colpirono profondamente e sono rimaste ben impresse nella mia mente. È un gruppo, una sorta di organizzazione o entità occulta che trascende il governo degli Stati Uniti e ogni altro governo del mondo. È direttamente collegato all'USAP, quasi privato, e opera a livello internazionale. La maggior parte dei progetti sono subappaltati a società private e riguardano la comprensione e l'applicazione di tecnologie extraterrestri altamente avanzate. Esistono alcune unità, anch'esse legate all'USAP, il cui scopo è quello di disinformare e manipolare il pubblico, per concentrare l'attenzione su questioni periferiche, la cui realtà viene deragliata all'infinito, come gli avvistamenti di UFO, i rapimenti alieni, gli esempi di mutilazione del bestiame e così via. Queste valvole, per incanalare le informazioni nel modo sbagliato, sono sostenute dai media, dall'imbarazzante coinvolgimento della comunità scientifica o persino da alcuni responsabili politici. Il gruppo è composto principalmente da agenti attivi dell'USAP, che provengono da aziende tecnologiche altamente avanzate, dalla comunità internazionale di analisti politici, da alcuni gruppi religiosi, dalla comunità scientifica o dai media. L'identità della maggior parte di questi agenti non è nota, ma devo dire che quasi la metà dei responsabili delle istituzioni governative internazionali è favorevole alla divulgazione pubblica di questo argomento. Questo è in qualche modo spiegabile, perché si tratta di persone giovani che sono molto poco coinvolte negli eventi passati. Tuttavia, non capisco come sia possibile che coloro che lavorano effettivamente a questi progetti non sappiano di cosa si tratta. Sono intervenuto. Non credo che in queste condizioni si possa mantenere la segretezza. Dopotutto, potrebbero esserci migliaia di lavoratori, ricercatori, scienziati o funzionari pubblici che dovrebbero avere accesso a questi dati. Ci devono essere relazioni, conclusioni, devono essere scritte. Chi li redige? Che tipo di persone sono? Come si può mantenere la segretezza in queste condizioni? Ero sinceramente perplessa e sconcertata su questi temi ed ero molto desiderosa di chiarirli. Tuttavia le spiegazioni che ho ricevuto da Cesare sono state così chiare e puntuali da eliminare tutti i miei dubbi. La maggior parte delle operazioni top secret che fanno parte dei cosiddetti progetti neri sono concepite e strutturate in modo tale che chi vi lavora non possa rendersi conto che sono legate alla tecnologia extraterrestre. Un chiaro esempio è l'iniziativa di difesa strategica, che la stampa ha ribattezzato Guerre Stellari, che in realtà ha come obiettivo principale l'individuazione e l'eventuale distruzione, se necessario, di qualsiasi velivolo alieno che si avvicini alla Terra.
Le informazioni che ho ricevuto dal Pentagono attestano che almeno 3 astronavi aliene sono state distrutte in questo modo finora, utilizzando un sistema sperimentale armato dallo spazio. Tuttavia, dovete sapere che la maggior parte dei funzionari politici statunitensi, compresi quelli della Casa Bianca, i capi militari del Pentagono, i membri del Congresso degli Stati Uniti, le Nazioni Unite e altri politici di alto livello in tutto il mondo, sono raramente informati su questo argomento. Se chiedono queste informazioni, non ricevono alcun dato sulle operazioni in questione e, ancor più, non ricevono nemmeno la conferma che queste operazioni esistano davvero. Tra l'altro, una delle funzioni degli agenti dell'USAP è quella di far sì che questi decisori politici non sappiano nemmeno a chi rivolgersi per ottenere queste informazioni. In questo modo, la confusione è praticamente totale. Esiste una cooperazione internazionale, ma anche questa si basa sul livello di azione dell'USAP. Tuttavia, sembra che una delle maggiori potenze tenda a sviluppare programmi indipendenti in questo senso. A chi ti riferisci? Gli chiesi con curiosità. Cesare rispose immediatamente. Mi riferisco alla Cina. Sta collaborando, ma allo stesso tempo va avanti per la sua strada, anche in modo accelerato, potrei dire. Questa relativa indipendenza dei cinesi nel campo primino progetti neri sono iniziati dopo la scoperta di gigantesche piramidi mascherate da colline, in una delle province rurali scarsamente abitate del paese. Hanno fatto ricerche e sono entrati, ma nessuno sa cosa hanno trovato. Le informazioni sono così segrete che nemmeno i servizi dell'USAP sono riusciti a infiltrarsi e a scoprire di cosa si tratta. Finora, tuttavia, non si è creata alcuna ondata, perché queste questioni non sono riconosciute ufficialmente. A livello internazionale, questa era in effetti l'idea principale del governo occulto. Per rendere la smentita il più plausibile possibile, i leader politici e le masse dovevano essere completamente all'oscuro dei retroscena della vicenda. In questo modo i progetti neri potevano svilupparsi senza intoppi e i politici di punta venivano rassicurati sul fatto di avere il controllo supremo, il che avrebbe probabilmente addormentato la loro vigilanza. È chiaro, ho detto. Questo è anche il motivo per cui è stato favorito il coinvolgimento dell'industria civile in questi progetti. Sì, la maggior parte delle operazioni scientifiche e tecniche legate a tecnologie altamente avanzate sono svolte da società di ricerca private. In questi casi, la sicurezza dei progetti è garantita anche da aziende civili specializzate. Spesso, in caso di violazione delle condizioni contrattuali di massima segretezza, gli agenti di queste aziende ricorrono a omicidi su commissione. Allo stesso tempo, però, le clausole contrattuali prevedono ricompense di oltre centinaia di migliaia di dollari per ogni persona coinvolta nello sviluppo di questi progetti, al fine di garantire la loro totale e assolutamente discreta collaborazione. Vi dico questo perché io stesso ho ricevuto una copia di tale contratto offertami dalla parte americana. Inoltre, è così che sono venuto a conoscenza di molti dettagli di queste operazioni, avendoli discussi con il mio collega. Lui era l'agente dell'USAP che ha mediato la collaborazione. Non posso darvi ulteriori dettagli su questo argomento in questa sede, ma vi dirò che ho rifiutato l'offerta. Ma considerate che negli ultimi decenni sono state migliaia e migliaia le persone coinvolte in progetti neri che hanno ricevuto queste somme. Potete farvi un'idea degli enormi fondi che vengono convogliati a questo livello di informazioni e azioni. Per non parlare del denaro necessario per studiare e ricercare la tecnologia. Rimanemmo entrambi in silenzio per qualche minuto. Cercavo di valutare la mostruosità di queste azioni e soprattutto l'enorme sforzo compiuto da un piccolo gruppo di esseri che costituiscono il governo mondiale occulto, in realtà i veri governanti del pianeta, per controllare la popolazione dell'intero globo e tenerla nell'ignoranza più nera possibile. Dopotutto, si trattava di questioni vitali di straordinaria importanza per il nostro futuro e le nostre aspirazioni nella vita. Da quanto mi aveva detto Cesare, mi ero già fatto un'idea generale di queste questioni altamente segrete, ma ancora non riuscivo a capire il significato principale del mantenere il mondo segreto.
era una grande domanda. Perché questo terribile segreto viene ancora mantenuto, custodito con estrema cura per non essere conosciuto dalla società? Le implicazioni della risposta a questa domanda sono complesse, ha risposto Cesare. A prima vista, le questioni che circondano il tema delle civiltà extraterrestri, delle astronavi extraterrestri e dei legami che esistono tra alcuni governi del mondo e i rappresentanti di queste civiltà nello spazio sembrano essere un segreto assoluto e persino un sacro mistero dell'epoca in cui viviamo. In realtà, le cose sono più complicate. La psicologia delle masse è molto ben padroneggiata e utilizzata dalla massoneria mondiale, e questo straordinario segreto è usato come un'arma formidabile per creare e manipolare un certo stato d'animo nella società. Dobbiamo tenere presente che un tale segreto che si vuole assoluto è sempre fonte di una malattia sociale, perché crea le premesse generali di paura, insicurezza e sfiducia tra le persone. Si tratta di stati mentali caotici che rendono abbastanza facile assumere il controllo totale e possono portare all'imposizione di condizioni di totale sottomissione. Tuttavia, questo controllo totale può avvenire solo se la popolazione è convinta che i governanti militari abbiano la supremazia militare e che nulla possa minacciare il loro futuro. In queste condizioni, come si può spiegare alla popolazione che la forza aerea più potente e complessa del mondo è ancora incapace di difendersi? Navi sconosciute provenienti dall'immensità dello spazio? Come spiegare loro che il dogma religioso cristiano è profondamente sbagliato e che oltre all'uomo esistono altri esseri molto più intelligenti e spiritualmente sviluppati dell'uomo? Cosa accadrebbe allora all'ordine economico, all'equilibrio politico, alle attuali tecnologie su cui facciamo ampiamente affidamento nella nostra vita quotidiana? Senza dubbio, a causa del livello relativamente basso di percezione corretta e lucida della realtà, e soprattutto a causa dell'indottrinamento religioso, una parte molto ampia della popolazione mondiale sarebbe presa dal panico. Da questo punto di vista, la segretezza è prevedibile e persino giustificata. Tuttavia, la situazione è più applicabile al primo periodo di contatti ufficiali con civiltà extraterrestri, cioè alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50, quando il mondo stava appena uscendo dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma con il passare dei decenni e soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, la paura da sola non poteva più spiegare la necessità di mantenere questo terribile segreto. Sapete bene che negli ultimi 50 anni la società ha subito molte trasformazioni e conquiste notevoli. Direi addirittura una maturazione, se la si guarda da un certo punto di vista. E allora, qual è la giustificazione della segretezza? Ho chiesto con stupore. Se all'inizio la ragione principale per mantenere la collaborazione con le civiltà extraterrestri nella massima segretezza era evitare il panico generale e il caos in tutti i settori, ora ha assunto una forma e una struttura diversa. Ora i motivi principali sono l'avidità e la necessità di mantenere e generalizzare il controllo sulla popolazione. Il governo occulto possiede già la chiave tecnologica del futuro. Il mio collega al Pentagono mi ha confidato che le tecnologie non lineari e lo zero virgola, cioè l'energia libera che apparentemente può essere ottenuta dal vuoto, potrebbe essere introdotta sul mercato, in qualsiasi momento. Questa tecnologia altamente avanzata, che proviene direttamente da civiltà extraterrestri che sono state contattate, supererebbe di gran lunga l'importanza combinata del motore a combustione interna, dell'elettricità e del suo microprocessore. L'impatto economicamente sarebbe formidabile, ma i padroni di questa tecnologia altamente avanzata ritengono che l'ambiente non sia ancora stabile. In qualche modo sentono che la diffusione di questa tecnologia nel mondo potrebbe creare effetti collaterali positivi che non li favorirebbero affatto nei loro piani morbosi. Per questo motivo preferiscono aspettare e percorrere i vecchi sentieri imposti dalla tecnologia attuale. È ancora produttiva e fornisce loro enormi entrate. Chi Cesare si fermò per qualche istante, profondamente pensieroso. Poi lo vidi sorridere leggermente mentre spiegava un altro aspetto della situazione.
Per alcune persone il potere della segretezza esercita un'attrazione particolare e può addirittura trasformarsi in una sorta di ossessione. Il fatto di sapere di avere un grande segreto le fa sentire piene di importanza e di valore. Diventano praticamente dipendenti da quel segreto. D'altra parte, possiamo ancora parlare del sentimento di paura delle persone, soprattutto se si tratta di qualcosa di estraneo e sconosciuto. Ci sono molti individui che, presi da una grande ansia, potrebbero chiedersi in modo piuttosto imbarazzante: chi sono questi esseri umanoidi e per quale scopo sono venuti sul nostro pianeta? Come hanno fatto a entrare nel nostro spazio aereo senza autorizzazione? È quasi un'innata paura umana, quella di rifiutare l'ignoto, di attaccare e allontanare ciò che non si conosce e non si capisce. Ho notato anche questo. C'è un tentativo deliberato di ridicolizzare l'argomento e questo sta portando a una massiccia disinformazione che cerca di dare alla società l'impressione che non ci sia nulla di concreto di cui preoccuparsi. Esattamente. La maggior parte degli intellettuali, la maggior parte delle persone per bene, la maggior parte dei media, tutti preferiscono seguire l'opinione di alcune persone, autorevoli, liquidando o sminuendo il delicato tema delle astronavi e delle civiltà extraterrestri. E in realtà le prove sono così vicine, anche voi, tra pochissimo tempo, vi troverete di nuovo di fronte a queste prove straordinarie. Ma, purtroppo, il collo di bottiglia dell'informazione di cui vi parlavo non ci permette ancora di presentarle al mondo. Alcune cose vanno fatte per gradi, perché la capacità della popolazione di assorbirle correttamente è ancora relativamente bassa, e allora faremmo davvero più male che bene. Ero profondamente pensieroso, avevo appreso cose di enorme importanza per il futuro dell'umanità e anche di ogni singolo uomo come individualità a sé stante, perché se il problema mi è stato presentato da Cesare in modo globale, eppure non potevo negare il fatto che esso influisce ugualmente sulla vita di ogni persona sul pianeta in termini di concezioni, di modo in cui percepisce la realtà che la circonda, di modo in cui agisce, di desideri e aspirazioni nella vita. In un certo senso, queste informazioni erano sulla falsariga di quelle che avevo ricevuto da Cesare in precedenza sulla massoneria, sul senior Massini e sul gruppo Bilderberg, ma ora erano più specifiche, più concrete e su un argomento considerato tabù. D'altra parte, ero stupito dalla colossale opportunità che avevo di conoscere personalmente molti di questi segreti e di confrontarmi con loro in una sconvolgente sequenza di eventi. È evidente che si è trattato di una combinazione di fattori estremamente favorevoli che hanno correlato e disposti in modo tale da creare queste meravigliose opportunità di apprendere cose di enorme importanza per l'umanità. La mia presenza nella sala di proiezione, il fatto di partecipare a questa spedizione top secret e le cose sorprendenti che avrei scoperto all'altra estremità del tunnel mi hanno fatto credere che ci fosse, senza dubbio, un significato molto chiaro e preciso in tutto questo. Personalmente, mi rendo conto che tutto è nato per poter portare questi punti molto importanti all'attenzione di altre persone sufficientemente interessate e lucide da poterli far conoscere ad altri. Infatti, sono sinceramente convinto che in realtà questo sia stato il mio vero scopo nella catena di questi eventi. E con questo pensiero ho sentito il mio cuore riempirsi di una delicata gioia e pace interiore. Perché se il problema mi è stato presentato da Cesare in modo globale, eppure non potevo negare il fatto che esso influisce ugualmente sulla vita di ogni persona sul pianeta in termini di concezioni, di modo in cui percepisce la realtà che la circonda, di modo in cui agisce, di desideri e aspirazioni nella vita. In un certo senso, queste informazioni erano sulla falsariga di quelle che avevo ricevuto da Cesare in precedenza sulla massoneria, sul senior Massini e sul gruppo Bilderberg, ma ora erano più specifiche, più concrete e su un argomento considerato tabù. D'altra parte, ero stupito dalla colossale opportunità che avevo di conoscere personalmente molti di questi segreti e di confrontarmi con loro in una sconvolgente sequenza di eventi. È evidente che si è trattato di una combinazione di fattori estremamente favorevoli che hanno correlato e disposti
in modo tale da creare queste meravigliose opportunità di apprendere cose di enorme importanza per l'umanità. La mia presenza nella sala di proiezione, il fatto di partecipare a questa spedizione top secret e le cose sorprendenti che avrei scoperto all'altra estremità del tunnel mi hanno fatto credere che ci fosse, senza dubbio, un significato molto chiaro e preciso in tutto questo. Personalmente mi rendo conto che tutto è nato per poter portare questi punti molto importanti all'attenzione di altre persone sufficientemente interessate e lucide da poterli far conoscere ad altri. Infatti, sono sinceramente convinto che in realtà questo sia stato il mio vero scopo nella catena di questi eventi. E con questo pensiero ho sentito il mio cuore riempirsi di una delicata gioia e pace interiore. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.